Buongiorno tribù! Siamo a Visoko in questo parcheggio asfaltato, abbiamo dormito benissimo, è un parcheggio normale. Normale, corrente, vicino al fiume, super tranquillo. Un po' la sera c'è un po' di movimento di macchine, ma niente di Sì, no, è come in Calabria, in Sicilia, vengono, fanno il giro e se ne vanno. È una moda. Sì, forse una moda ce la siamo persi noi. Sì, può essere. Oggi ci andiamo a vedere delle piramidi particolari, sì che esistono. C'è una storia dietro queste piramidi, tante contraddizioni, però queste sì, Perché le abbiamo viste ieri sera dall'autostrada, quindi sì che sono delle vere piramidi e non come quelle che abbiamo visto da... Ancora di sabbia che siamo andati a vedere. Oggi ce la siamo presi veramente con calma, Io alla siamo in fine- ritardo sulla tabella di marcia. Io alla fine ieri ero stanco, Sì. quindi vabbè, stamattina abbiamo dormito un po' con calma, colazione, e adesso ci muoviamo. Le piramidi che vi ho detto stamattina sono queste. Lo so che non sembra una piramide, ma vi assicuriamo che ci sono, cioè noi siamo rodeati, circondati da piramidi, ma non riusciamo a farvele vedere ed è 2 ore che cerchiamo di trovare un viewpoint. Però non ti fanno filmare. Siamo andati a vedere il tunnel, però non abbiamo potuto filmare. Sì, è bello, entri in sto tunnel, dice che in questo tunnel ci sono delle energie molto forti, rigenerative. E questo tunnel non è un tunnel minerario, perché qua di minerali non ce ne sono. Quindi rafforza l'ipotesi che queste piramidi, un gruppo di piramidi, sono state datate, almeno il terreno che le ricopre di 1,5 metri è stato datato 12.000 anni fa. Lo scientifico che le ha scoperte dice che è opera umana. Poi la comunità scientifica gli è andata contro dicendo che non è possibile. Però ragazzi, da fuori sono piramidi, Sì, sono perfette. Sono perfette. I 4 lati perfetti. Se si prendono 4 piramidi che sono intorno, formano un triangolo equilatero perfetto. Quindi avviene la natura. Però la comunità scientifica lo nega. A noi piace pensare che queste piramidi Sì, sono piramidi. sono opera umana. Sì. Di che civiltà? Datate 12.000 anni fa. Non lo sappiamo. Però noi ci abbiamo provato a vedere, non dobbiamo vedere le piramidi. 2 piramidi, abbiamo preso 2. Piif! Continuiamo un po' la strada e vediamo se perché tutti i punti per vedere non ti fanno passare, sono chiusi, li hanno chiusi. Se il belvedere lo vorrai, andiamo a vedere sto belvedere, le piramidi, a vedere se le possiamo vedere almeno da lontano e si intravede almeno la forma di ste piramidi, no? La vedete quella là? Quella è la piramide del Sole. Io spero riusciate a vederla, però da qui è una piramide perfetta, veramente perfetta. È strano che sia tanto, cioè proprio i 4 lati completamente perfetti. E qua hanno fatto, qua ci sono dei cartelli informativi. Qua la potete vedere benissimo, guardate quanto è perfetta. Non può essere opera della natura. Sono state comunque misurate durante un'eclissi solare, qua ve lo spiega il cartello, dei segnali, delle energie. Qua ci sono tutti gli studi che sono stati fatti. La comunità scientifica è contro, però a me piace pensare che è vero, perché ragazzi, da fare veramente una piramide perfetta. Tanti studi, tanti fenomeni sono successi qua. Questo è il campo elettromagnetico che si forma nella zona delle piramidi bosniache. È un po', cioè, troppe cose che secondo me danno, secondo me,
ti fanno credere che questa è veramente una piramide fatta dall'uomo. Adesso andiamo su dal Belvedere e vediamo se ve la faccio vedere meglio. Tutto quello che vi dicevo prima, c'è la piramide del Sole, della Luna e del Dragone, e esattamente sono a distanza di 2,2 km e un angolo perfetto di 60 gradi e formano un equilatero perfetto. Oops, I did it again. No, E il mannaggia, navigatore gli abbiamo detto Evita- no. evita pedaggi. Sì, no, ma qua con Como siamo in un'autostrada. Cioè la gente attraversa qua, fa quello che vuole. Vabbè. Comunque, noi volevamo Oh, prendere fermati. l'autostrada. Ah, ferma un attimo. Uff, che spavento. Ma l'abbiamo presa. Molto bene. E poi dico evita pedaggi. Google. Tuo amico Google Maps. Il tuo migliore amico. Comunque Flair tiene un problema serio con Tiene? ha un problema serio con il cibo in Bosnia. Io non lo so che cosa gli capita. Forse- Ogni pecara che vede deve A fermarsi. Peccara sono le panetterie. E abbiamo preso 2 pagnotte di pane per 60 centesimi l'uno. Cioè io prima quando devo uscire dalla Bosnia mi faccio la scorta di pane. Il pane E in poi, Bosnia a par- dura 2 settimane. No? Non Non diventa secca. secca. Una settimana che non mangiate ancora bello morbido. E 10 giorni, vabbè, lo scaldi un po' ancora, però è super buono. Non è salato, cioè non è sale, No, per il saporito. però è saporito, mi mancherà il pane. Sì. C'è qualche pezzo di ricambio della macchina, eh? Guardate, gliel'hanno tolti i tuzzi. Il più possibile. smontabile tu. Sì, stiamo andando a Jajce. Jajce. Un po' lunghetta però. Prima o poi i chilometri bisogna farli. No, Pier? Sì. Vero, Pier? Sì, ma sai quanti me ne mancano su sta strada qua che già sappiamo il 75, arrivo morto. 75 chilometri mancano. Sì, 2 ore di strada, no? No, 2 ore, non un'ora. Sì? Ora e mezza. Molto bene, molto bene. Maria Sosta. Bucato, cosa fai? Non si trovano lavatrici? Ce Perché ne sono, però ce ne sono veramente poche segnate. il parking Fortnite, non esserci tanta gente, secondo me, che viene qua. Ce n'è di gente, soprattutto nel nord Europa, Olanda, Cechi, tedeschi, olandesi, tanti Ah, no, l'ho già della detto. Repubblica Ceca, tanti della Polonia. tanti bosniaci anche. Che Però girano. non è ancora ben aggiornato, Sì, ma lo diciamo, puoi il lasciare parking Fortnite. stare. Quindi, vabbè, troviamo una della sosta e facciamo il bucato a mano. A Jajce. A Jajce, siamo a Jajce. Qua sono concentrati tutti qua, vai, vieni qua. Vedete qua, stiamo stendendo qua. E poi se ne va. Voi sei proprio un testone. È la quarta volta che diciamo che non puoi andare di lì. Non puoi andare di là. Sarai testone. I cani sono buoni. Io ho capito che oggi è stato un giorno di viaggio lungo, vi siete annoiati. Però dai, un giorno che capita, non succede niente, no? Ecco, vai sotto il furgone. Però poi non fare il furbo che esci dall'altra parte. Che vedo il guinzaglio se si muove. Ah. Buongiorno tribù. Buongiorno. Ok, all'ombra si sta bene, però vai al caldo e no, è Vai ondata. al caldo? Vai al sole. Vai al sole. Sì, è arrivata un'altra ondata di caldo. E noi siamo belli alti, eh? Ah no, non è altissimo. E non lo so, però neanche bassissimo, perché ogni volta che guardo
dove le alture dove siamo sempre a 1000 metri. Poco, forse 800. Vedi? Però fa caldo comunque, Fa un'altra caldo. ondata. Oggi andiamo a vederci Jaice. Abbiamo dormito in questo campeggio semplice. Tranquillissimo, semplice. C'è il prato, il fiume, Il fiume lì dietro. la strada è qua sopra. Però tranquillo, ci andiamo a vedere gli Aici a piedi, così il furgone rimane qua. Per una volta non Tranquillo. dobbiamo montare, smontare, montare, smontare, andiamo a piedi. Sì. E dopo ci godremo un po' il fiumiciato. Ma guardate che storia! Una panchina con i suoi pannelli solari. Poi sono le prese USB un po' arrugginite. L'ho vista una l'altro giorno che invece c'aveva quello per caricare il telefono inalambrico. Cioè appoggiare il telefono e caricare il telefono. Che Che storia! high-tech, eh? Ma che bella sta cittadina di Jaice, eh? Tutta bella curata, la sua piazzetta, il suo centro storico, pedonale, con tutti i bar, la Peccara. Io sono matto, quando vedo Peccara è come se vedessi un miraggio. Comunque, Jaice è nata nel XIV secolo. Ovviamente lo stile si può notare, è un tipico stile ottomano, anche se poi durante il dominio ottomano perde importanza strategica. Il nome Jaice si presuppone che venga da Jaice è uovo perché la città è stata appoggiata sopra una pietra a forma di uovo. Invece altri sostengono che i costruttori della città usavano delle uova per mischiare nella malta per rendere la struttura della malta più forte. È curioso questo delle uova, mi è piaciuto. Ma guardate che particolare questa moschea. A me piacciono quando sono Ragazzi, vi spiego perché Perché in spagnolo si dice a mí me gusta e non riesco a togliermelo, Ma è sai più che di forte solito di me. tu quando impari una lingua la traduci dall'italiano, tu invece fai il contrario, no? Parli in italiano traducendolo dallo spagnolo. Un casino qua dentro. Comunque, vi stavo dicendo che queste moschee a me piacciono di più perché gli mettono un po' di colore, questo azzurro che c'è qua sotto, questo balconcino un po' E l'altro giorno da sporgente. lontano, passando in macchina, avevamo vista una tutta azzurra, ti ricordi? Sì, Che era sì, lontana. bellissime, Mm. così con un po' di colore, un po' di vivacità che sempre bianche a me non piacciono. E ne ho azzeccati due, insomma. E davanti a questa moschea c'è un monumento, però non è un monumento ai caduti, perché non se ne parla tanto, non se ne è parlato tanto, però il più grande genocidio dopo la seconda guerra mondiale è avvenuto qua in Bosnia. Forse tanti lo ricorderanno, il genocidio di Srebrenica, cioè un genocidio contro i bosniaci, ovvero i musulmani bosniaci. E questo monumento ricorda appunto le vittime uccise in questa guerra bruttissima. E qua ci sono sono veramente tanti. E guardate, qui uno non vive per vivere, non vive per morire, qui si muore per vivere. E sono cose forti che a parlarle, ragazzi, non lo faccio apposta, però a me viene il magone di queste cose qua. Finché le senti, le studi, va bene, però essere qua
davanti a sti monumenti, boh, è così. Il contrasto di cui vi abbiamo sempre parlato, vecchio e ristrutturato. Fa strano, eh? Siamo davanti alla chiesa di St. Mary, che qua è una chiesa molto importante. Innanzitutto il suo stile inizialmente è datato al XII-XIII secolo in stile romano, poi dopo è stata rimodellata più in stile gotico. E qua è stato incoronato l'ultimo re di Bosnia. Poi durante il periodo ottomano questa chiesa è stata trasformata in una moschea e negli anni a seguire è stata bruciata tante volte. E adesso rimangono poche mura e il campanile. Poi il campanile top. Pensavate che oggi non c'era il Il pim pim pum pum pam pam. con le campane che giusto adesso devono suonare? Ma sapete io come la ribattezzo la Bosnia? La Svizzera dei Balcani. Sì. Sti paesaggi sembra veramente di stare in Svizzera Sì. interna. E più vai al nord più gli assomiglia a queste casette particolari. Sì, 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 sì. Comunque, Arriviamo al al sun- dunque, al sunto. Al sunto è molto Sì, è spagnolo. vero. Siete pronti? Pim Pum pum pam! E quando perdo Pier può essere solo davanti a una pecara. Guardate come guarda una pecara, innamorato, perso. E in 3, 2, 1 entra, sono più che sicura. Ma dolce o salato? Che sono di... Che tanto esci con dolce e salato, lo so già Pier, ti conosco troppo bene. E ogni mondo è paese, anche qua ci sono i luchetti sul ponte dell'amore con le cascate che ci sono là sotto. Però Il ponte te dell'amore! ci diamo un bacino. Però io non lo compro il lucchetto perché poi buttare la chiave c'è il metallo che va giù nel fiume. No, è simbolico il nostro amore, già lo facciamo Ok, simbolicamente. adesso pensandoci bene, cioè adesso tutto il mondo a buttare le chiavi nel fiume. È una pena. Una pena, È un peccato. un peccato, sì. Sì, per un film. Come si chiama il film quello di... 3 metri sopra il cielo. Ecco, Lo so. mannaggia, per non dire qualcos'altro, ma che idea della cacca che hai dato. Ecco il mio bottino della Peccara, della panetteria. Un burek, un pane con formaggio e il dolcetto. Guardate che col... Mamma mia, sta cosa qua. Non so. Con la ciliegia. Marmellata di ciliegia. Boh, 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 boh. Spettacolo. E tutto questo 4 euro. Sì. Eh? Quando Devo è uscito mi prendere tutto ha detto doppio. 4 euro io. Cosa, Devo prenderne scusami? 2 di quei Sì. dolcetti lì, mannaggia. Mi sembravano più grandi lì. No, sono piccolini. Buono. Vabbè, metà Però ciascuno. questo è bello grande, anche questo. Sì. Buon appetito. Buon appetito, direi. Io Allora. ho già finito con il formaggio. Il burek Il burro è buono. è diverso, però è buonissimo perché la pasta è un po' più fine e mi piace. E questo qua, che è un panino ripieno di formaggio, è dolce il pane, è un po' dolce. Non mi convince. Sì, Sembrava è che buono. ci fosse dentro molto più formaggio, però non mi convince il È un po' contrasto quel tra dolce. dolce e salato. Ma no, Il con la pane. bocca piena, scusate. Però sì, il pane è dolce un po'. Non è male, eh? Sì, ci Però... sta, però preferisco il burek. Che... Ah. No.
Secondo me questo vince su tutto, eh. Cioè, guardate la faccia di Pie. Cioè, la No. goduria negli occhi. È giorni che lo vedevo nelle panetterie. Boh. Mamma mia. Mamma mia, sì. Devo prenderne 2. E c'è anche la cannella, mi sa. Quanta roba. No, Ciliegia, no? O cannella. no, però nella pasta È piccante, no? non è cannella. C'è tanta roba. Oh. Guardate come esce. No, non uscirà. Spettacolo. Mamma mia. Ieri controllando un po' tutti i livelli, tanto il liquido il radiatore, l'olio, sempre va bene. Dai una controllata ogni tanto, mi sono accorto di questo tubicino che si era staccato, che va là. Poi chiedendo a un amico meccanico mi ha detto che è il tubicino della valvola EGR, quello che riduce le emissioni dei gas di scarico. Mi ha detto non è grave, però con una fascettina, infatti c'avevo delle fascette e ci ho messo una fascetta, ho tagliato la parte che era rotta e ci ho messo una fascetta, e anche qua vedo che si sta rompendo, quindi ci metto altre 2 fascette e via, e poi vediamo se riesco a trovare per strada dei tubicini, meglio cambiarli, e ormai sono talmente vecchi che la gomma poi diventa secca e si rompe. No, mettiamo queste 2 fascette, va. Tac, fascettato, l'altro come potete vedere pure fascettato, e via, almeno siamo più tranquilli. Comunque io darò una controllata ogni tanto, meno finché non trovo i tubicini. Dopo aver mangiato, ricaricato l'acqua, svuotato le acque nere, Una grigie. puzzatina nel fiume, rinfrescante, i cani pure. Adesso facciamo un pezzettino di strada, non tanto. Andiamo a cercare il posto per la notte. Andiamo a cercare il posto per la notte, ma ci avviciniamo un po' di più alla prossima meta. Perché forse dopo quasi un mese abbiamo imparato che farceli tutti di botto non va bene. No. Forse, Quai chilometri, forse lo impariamo. i chilometri seppur pochi. Sono tante ore. La prima strada di tutta la Bosnia che è scassata. Non la stanno facendo, ragazzi. Stanno facendo la pavimentazione, Sì. però comunque aperta. È aperta, non la chiudono. non In la chiudono. Bosnia dicono, beh, la rifacciamo. Vabbè dai, te l'abbiamo battuta, puoi passare. Puoi passare. Le nostre idee intelligenti. Volevamo venire qua perché c'erano dei... Oh, c'è un parcheggio, C'era un parcheggio dei mulini. Però abbiamo capito dove È la Rimini. è la Rimini. Tutta la gente è qua in questo Infatti c'era lago. il paese vuoto. Cioè, guardate quante macchine. E noi stamattina abbiamo detto, ma che strano che Jaice è tutto vuoto. Abbiamo capito dove è tutta la gente. Ma ci passeremo Pierin? Ma io penso di sì. Non lo so. No? Più che altro questa. E non potevamo dare... Non riusciamo. No, aspetta, anche se no io Ah, scusami. non vedo. A pelo, Cioè, a pelo, Abbiamo parcheggiato, ci siamo fermati. In mezzo alla No, strada. in mezzo alla strada, però per cambiare destinazione, Sì. per settare il GPS. E guardo lì e ci siamo proprio fermati davanti ai mulini. Guardate che spettacolo! Ci vuole un pim pum pam perché sembra di entrare nel film dei Signori degli È vero, dei Anelli. vecchi, guardate. Pim pum pam! pam! Tam.
A volte fare le deviazioni un po' più lunghe, strade secondarie, però sto posto entra nella top 5. Tanta roba, ma tanta. Siete pronti? Perché oggi ho un pim pam pum dietro l'altro. Pim, pum, pam. pam! Mangia giornatona Jaice, bella Jaice. Bella, particolare. Sì. Stamattina abbiamo detto, ma perché non c'è Sì. gente? Erano tutti alla Rimini, erano. Però se non sono organizzato Però è bene. bello col pezzo lì di lago, con la cascata, è bello. Non hanno il mare e si sono organizzati il ciringhito, i gonfiabili. Noi lì con i cani non ci possiamo proprio manco mettere piede. Sappiamo che nei luoghi turistici dei laghi Vabbè, come mettere piede in spiaggia in qualsiasi altro paese, tipo in Italia, in Spagna, che sono spiagge che non ci sono spiagge per cani. Lì i cani sappiamo che è bello, sarebbe bello farsi un tuffo lì, però. no, ti guardano e ti dicono bella. No, però ascolta la pozza che c'era lì al camping, tanta roba. Tanta roba, sì. Bella bella. E il posto qua è 5 stelle. 5 stelle. È arrivato un pastore. Aveva voglia di parlare, poverino, però. Sì, però non lo capivo. Cioè, sì, capisci qualcosa, però se tu non sai il bosniaco, loro continuano, non è che ti fanno problemi, giustamente. Abbiamo capito qualcosa, che. Poi guardava i guinzagli, ma quella roba lì che cos'è? Ah, boh, si può attaccare i. Non aveva mai visto un guinzaglio. Che storia, siamo in mezzo a nulla. Sì, beh. Poi ho detto sì, io ho visto, per quello che ho capito, sì, ho visto altri camper, mi ha fatto il segno con l'antenna, quindi. Dormire. E penso che non aveva mai visto uno dentro, infatti era qua che curiosava, insieme lì è per cucinare, no? I fornelli, faccio sì, il frigo, e dopo ha iniziato a dirmi qualcosa che me l'ha cercato di dire più di una volta. Google Translator non mi faceva aprire il microfono, quindi manco lì e niente. Non Però, ho capito, però simpatico. Tranquillo, Si è presentato, è arrivato, si è presentato e poi mi ha salutato e. Se n'è andato con le sue Con i suoi due cagnetti. Sì. E direi che l'aspetto del cibo non è il mio, è un'insalata con formaggio, zucchine e mais. Ho fatto zucchine, ho fatto anche 2 uova, delle patate e quel formaggino lì buono salato che sanno qua. Buono, faccio la scorta quando esco. Quando cambiamo paese faccio la scorta, ma bene, di pane. Pane, sì. Dei formaggi, hanno dei formaggi eccezionali. E direi il filmetto è lei. E quindi, se vi è piaciuto il video... Non rubarmi la parte. Il video è arrivato fino a qui, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima, no? Un bacio. Ciao!